Anche quella mattina arrivai al lavoro, pieno di pensieri, preoccupazioni, cercando di capire se avevo scelto la professione giusta per me. Oramai tutte le mattine e pomeriggi ci pensavo. Questo stage non stava andando come io desideravo. Ogni giornata finiva sempre storta e la cosa peggiore è che non riuscivo a capirne il perché. Ero arrivato alla conclusione di aver sbagliato professione. Come tutte le mattine entrai in reparto. Mi affiancai all'infermiere di riferimento di quel giorno, con il quale avrei lavorato anche i giorni successivi. Iniziamo a prendere consegna e tra i nostri pazienti vidi che c'era Anna Maria, una paziente ricoverata lì già da qualche giorno, conosciuta per la sua poca aderenza terapeutica e violenza contro gli operatori. Come ogni mattina scelsi i pazienti che avrei gestito quei 3 giorni. Non so il perché, se volevo riscattarmi o mettermi alla prova, ma scelsi di gestire Anna Maria. Il primo giorno fu veramente tragico. La mia difficoltà nel gestire la paziente fu veramente alta. Quella mattina entrai nella camera della paziente per la solita routine, terapia e parametri vitali. Il primo approccio con lei fu veramente devastante. Ricevetti insulti gratuiti e senza motivazione. Il momento più tragico fu quando dovetti effettuare l'igiene a letto. Mi ricordo che entrai in quella stanza con molta paura. La paziente rifiutava il contatto fisico. Dopo quasi mezz'ora di dialogo con lei, riuscii ad avere la possibilità di avvicinarmi e toccarla. Feci fare il più possibile a lei, diminuendo al minimo le mie azioni, e nonostante qualche parolaccia, riuscii a lavare la paziente senza grosse difficoltà. Quella sera, tornando a casa, misi da parte quei dubbi che mi accompagnavano tutte le sere e cercai di capire di più su come aiutare la mia paziente nell'accettare le cure, migliorando il mio approccio. Volevo riuscire a mobilizzarla, visto che non era mai stato fatto a causa della sua opposizione. Dovevo cercare un qualche cosa che lo stimolasse ad alzarsi dal letto. La mattina seguente entrai in reparto determinato, cosa che giorni prima non era mai capitata. La mia intenzione quel giorno era di trovare uno stimolo per Anna Maria e riuscire a mobilizzarla. Come tutte le mattine partì con la routine, parametri e terapia. Entrando in quella stanza non entrai con la paura del giorno prima, ma con decisione e determinazione nell'aiutarla. Cercai di instaurare un rapporto con quella paziente, cosa che non si era mai riusciti a fare prima. Cercavo uno stimolo in Anna Maria. Scoprì che era una fumatrice accanita e che da quando era entrata in ospedale non aveva più fumato e che aveva un forte desiderio di fumare una sigaretta. Perché no? Perché non farla fumare? Pensai. Mi rivolsi all'infermiere e al medico, discutendo sulla possibilità nel soddisfare un suo bisogno, anche se si andava contro le regole dell'ospedale, ma in fondo vi era anche uno scopo terapeutico nell'infrangere quella regola. Andai da Anna Maria e mentre effettuavo l'igiene le promisi che l'avrei portata a fumare una sigaretta e così feci. La misi in poltrona e la portai a fumare. La mia felicità in quel momento era moltissima. Ero riuscito ad aiutare Anna Maria nel soddisfare un suo desiderio. Il terzo giorno che seguiva Anna Maria era anche l'ultimo giorno della sua degenza. Quel giorno riuscii a gestire Anna Maria al meglio, riuscii a effettuare tutte le cure di base senza difficoltà e con molte soddisfazioni e ero riuscito ad aiutare Anna Maria e a farla stare meglio. Quella sera tornai a casa con un'immensa felicità e una grossa soddisfazione. In fin dei conti questa esperienza, seppur pesante, mi fece rivalutare me stesso, iniziai a capire che in fondo non avevo sbagliato professione, dovevo ancora sperimentarmi, capii che è la professione più gratificante e soddisfacente di questo mondo.